Ciao a tutti e bentornati su Italian Pod. Io sono Luca e qui con me c'è Francesca. Oggi parliamo di qualcosa che secondo me tocca tutti. Quei momenti in cui imparare una lingua sembra impossibile. Francesca, ti ricordi la prima volta che hai provato a imparare una lingua straniera? Oh, eccomi! Ricordo ancora la frustrazione, le giornate in cui pensavo: ma perché non riesco a dire nemmeno una frase senza sbagliare? Eppure avevo questo sogno: ordinare un espresso perfetto a Roma, o magari scrivere una lettera d'amore a Venezia. Sai, quelle cose che sembrano piccole ma che per noi sono enormi. Sì, esatto. E spesso pensiamo di essere pigri, ma in realtà non è così. Il problema è che ci manca una routine semplice, qualcosa che sia davvero sostenibile. Non serve essere supereroi, serve solo un piccolo piano quotidiano. Assolutamente. E oggi vogliamo proprio condividere con voi una routine che sia gentile, facile e che vi accompagni ogni giorno, senza stress. Pronti? Allora partiamo. Allora Luca, perché secondo te molliamo così spesso quando impariamo una lingua? Guarda, secondo me il problema è che ci mettiamo troppa pressione. Pensiamo di dover studiare mezz'ora, fare 1000 esercizi, imparare tutte le regole. E poi, appena saltiamo un giorno, ci sentiamo dei falliti. È come se la routine diventasse una montagna da scalare ogni volta. Sì, e poi c'è quell'ansia da perfezionismo. Vogliamo parlare perfettamente, senza errori, ma la verità è che perfezione non è necessaria. Quello che conta è esserci, anche solo per pochi minuti. Come innaffiare una piantina ogni giorno, non buttarle addosso un secchio d'acqua una volta al mese. Bellissima questa immagine. Ecco, dobbiamo imparare a essere gentili con noi stessi. Piccoli passi, ogni giorno. È così che si cresce davvero. Allora entriamo nel vivo. La routine più semplice che conosco e che consiglio sempre ai miei studenti si basa su 3 passi. Solo 3. Una frase, 2 minuti d'ascolto, una parola nuova al giorno. Tutto qui. E la cosa bella è che puoi farli dove vuoi. Mentre bevi il caffè, in autobus, prima di dormire. Non serve un'ora libera, basta un momento tutto tuo. E la costanza, anche se minima, fa la differenza. Esatto. E per ogni passo vi daremo esempi pratici, sia visivi che audio. L'importante è ripetere. Non serve strafare, serve solo esserci ogni giorno. Partiamo dal primo passo. Scrivere e dire ad alta voce una frase semplice ogni giorno. Tipo: oggi sono felice. Sembra banale, ma è potentissimo. Sì, e se non sai cosa scrivere, pensa a qualcosa che hai fatto, che hai visto o che vorresti fare. Oggi piove. Ho mangiato la pasta. L'importante è rompere il blocco della pagina bianca. Sai, Luca, mi viene in mente il tuo aneddoto del diario. Ah, sì. Avevo 19 anni e il mio primo diario in italiano era pieno di frasi semplici, a volte anche buffe. Ma quelle frasi mi hanno aiutato a sentirmi più sicuro, giorno dopo giorno. Ecco, non serve scrivere un romanzo. Una frase detta ad alta voce è già un grande passo avanti. Passiamo al secondo passo, ascoltare l'italiano per 2 minuti al giorno. Può essere una canzone, un pezzetto di podcast, un dialogo semplice. Non importa capire tutto, davvero. Anzi, a volte basta lasciarsi trasportare dal suono della lingua. Il cervello assorbe ritmo, intonazione, parole ricorrenti. E se ascolti lo stesso audio per più giorni, inizi a riconoscere sempre più parole. È come un puzzle che si compone piano piano. Io consiglio sempre, scegli un audio breve e ascoltalo più volte. Vedrai che ogni volta scopri qualcosa di nuovo. E la sensazione di progresso arriva, anche se sembra lenta. Terzo passo. Scegli una parola nuova ogni giorno.
Scrivila su un post-it e attaccala dove la vedi spesso. Sullo specchio, sul frigorifero, sul telefono. Per esempio, oggi la parola è coraggio. Puoi usarla in una frase buffa. Ho coraggio di parlare italiano. Ogni parola è come una moneta che metti nel salvadanaio. Poco a poco il tuo vocabolario diventa un vero tesoro. E non serve imparare 10 parole al giorno. Una sola, ma usata e vista spesso, resta davvero nella memoria. Sai, c'è anche una spiegazione scientifica dietro tutto questo. Le abitudini, anche piccole, creano connessioni forti nel cervello. Più ripeti un gesto, più diventa parte di te. Esatto. E questi piccoli gesti quotidiani formano la tua identità di apprendente. Non sei solo uno che studia italiano, sei una persona che vive l'italiano ogni giorno. E se inciampi, se sbagli, va benissimo. L'importante è ricominciare domani. Gli errori sono amici, non nemici. Sì, la gentilezza verso se stessi è la chiave. Non serve essere perfetti, serve solo continuare. Allora, come si comincia? Domani mattina, prima di tutto il resto, prova questa routine. Una frase, 2 minuti d'ascolto, una parola nuova. Tutto qui. Ogni frase scritta, ogni ascolto, ogni parola detta è una piccola vittoria. Mostrarsi, anche solo per pochi minuti, è già un successo. Non serve altro. E se un giorno ti dimentichi? Va bene. Ricomincia il giorno dopo. L'importante è esserci, non essere perfetti. Per aiutarvi abbiamo preparato una guida PDF gratuita, il vostro compagno quotidiano. Dentro trovate un tracker per i 3 passi, spunti per le frasi, una lista di parole utili e consigli audio. Potete stamparla, appenderla dove volete, usarla come primo passo d'impegno. Molti miei studenti mi dicono che vedere i progressi scritti li motiva tantissimo. È come avere una traccia visiva del proprio viaggio. E ricordate, la guida è gratuita, la trovate nel link della descrizione. Usatela ogni giorno, anche solo per segnare una piccola vittoria. Come dice un vecchio proverbio, il viaggio di 1000 chilometri inizia con un passo. Oggi abbiamo visto che basta davvero poco per iniziare. Compagno, progresso, gentilezza. Queste sono le parole chiave di oggi. Grazie per averci seguito anche questa volta. Siamo sicuri che il vostro percorso sarà pieno di piccole grandi soddisfazioni. Continuate a camminare con noi, un passo alla volta. Ci sentiamo nel prossimo episodio di Italian Pod. Ciao Luca, ciao a tutti. Ciao Francesca, ciao a tutti e buon viaggio con l'italiano!